Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine. Andiamo a vedere cosa stai per scoprire, cosa stai per, ti si sta per rivelare, un segreto, un chiarimento. Andiamo a vedere, ok? È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Vediamo cosa stai per scoprire, Vergine. Mettiamo oltre le carte di tarocchi oggi anche le sibille, per avere dei dettagli più specifici. Vergine, cosa stai per scoprire? Allora, prima carta, la carta del segreto, cioè quello che si muove dietro le quinte della tua vita. Seconda carta, quella della rivelazione. Qui vediamo il messaggero della rivelazione, che può essere una persona, un evento o persino un segno che riceverai. Vediamo. Terza sezione, mettiamo le sibille, che ci danno ancora di più dettagli concreti. Cosa stai per scoprire? Ne mettiamo due, una, due. Quarta carta dei tarocchi, vediamo la conseguenza, cioè questa carta adesso ti mostrerà il nuovo scenario che si aprirà quando avrai saputo la verità. Quinta carta, consiglio del tuo amante mistico, dello spirito guida, chiamiamolo come vogliamo. Cosa fare, come reagire, come camminare nella luce di ciò che scoprirai. Ok, adesso facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? Lo vediamo subito. Allora, prima carta del segreto, dietro le quinte. La ruota e la fortuna, eh sì, il tuo destino sta girando qua, Dietro le quinte il tuo destino sta girando, ma non come qualcosa di casuale, il caso non esiste. C'è un disegno sottile, quasi impercettibile, che plasma il flusso della tua vita. Questo è un invito a riconoscere i cicli karmici e a lasciarti guidare da quello che accade. Ciò che oggi sembra sfida, domani si rivelerà lezione o opportunità. In chiave sciamanica la ruota della fortuna ti ricorda che sei parte di un cerchio molto più grande, quello che ci insegniamo sempre. Tu non sei un io distinto e separato dalle forze della natura, da tutto ciò che accade, dagli eventi. Questa è la concezione della mappa mentale. Tu sei unito a tutto ciò che accade intorno a te. Quindi tu sei parte di un cerchio più grande dove ogni azione, ogni pensiero crea risonanza. Quindi il cambiamento qua non è da temere, ma proprio da abbracciare con fiducia, con consapevolezza, includerlo. Uketamo, emao, uketamo, emao. Ok, quindi il destino sta girando. Vediamo la carta della rivelazione. Il matto qua c'è, la carta della rivelazione. Il matto è la carta della pura possibilità, no? Del salto dell'ignoto, della fede. Quindi la rivelazione che ti attende porta con sé proprio la chiave della libertà. Allora, può manifestarsi come un incontro inaspettato, un segno, un progetto che rompe le vecchie strutture. In termini sciamanici, questo è lo spirito guida, l'amante mistico, che ti invita a fidarti del cammino, a muoverti senza zavorre, a esplorare l'ignoto con il cuore leggero. Attenzione, non è un invito all'imprudenza, ma alla fede, alla fiducia nell'ispirazione che ti viene dall'alto, che ti viene dal tuo amante mistico, dalla tua anima più profonda. Mi spiego? Ok, continuiamo nel dettaglio, le due sibille.
disgrazia e amore, accipicchia. Allora, questa carta indica ciò che va trasformato. Allora, può rappresentare delle vecchie paure tue, degli schemi rigidi, oppure degli eventi che scuotono l'equilibrio stagnante. A livello sciamanico è il momento in cui l'anima ti spinge a riconoscere ciò che ostacola la tua crescita. La carta dell'amore bilancia la prima carta, cioè indicando che il cuore e la connessione con gli altri saranno il sostegno attraverso le prove. Praticamente il richiamo a non chiudersi, a lasciar fluire l'effetto di qualsiasi cosa che accade, no? Perché anche nei momenti difficili qua il nutrimento dell'anima arriva attraverso il legame con l'altro e con il divino. Questa carta, prima delle altre persone, no? Il nutrimento e la compassione che gli altri ti danno, è il nutrimento del tuo amante mistico, del tuo spirito guida, che in tutte le situazioni che la tua mente giudica disgrazie, c'è lui dietro, è lui che le crea, affinché tu possa realizzare con fede, darti con fede agli eventi e realizzare successi straordinari. Mi spiego? Andiamo a vedere adesso cosa cambierà per te dopo questa rivelazione, il nuovo scenario che si aprirà quando scoprirai questa verità. Bello, la regina di denari. Dopo che succede questa cosa, questa rivelazione e le sfide, il nuovo scenario che si apre di stabilità e maturità, perché la regina di denari porta la saggezza pratica, l'arte di creare sicurezza senza sacrificare la sua libertà. A livello sciamanico rappresenta la capacità di incarnare il risultato di cicli passati. È una benedizione. Radicamento nella materia, cura del corpo e dello spirito, gestione cosciente delle risorse, piena stabilità. Un evento o degli eventi distruttivi che hanno determinato in te delle prove generano adesso stabilità. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. 4 di denari. Trova l'equilibrio tra protezione e apertura. Qua il 4 di denari ti insegna a trattenere ciò che è prezioso senza diventare rigidamente attaccata, cioè non è immobilità, ma è stabilità cosciente. Sciamanicamente parlando, è il passo della consapevolezza incarnata, cioè custodire il cuore e le energie mentre ti muovi nel mondo con sicurezza e senza paura. Ok? Caspita, mettiamoci delle specifiche, una grande stesona questa, Vediamo, sulla ruota della fortuna, poi ti faccio un altro riassunto. Sulla ruota della fortuna, 2 di coppe, parliamo di connessioni, di alleanze, di relazioni, il destino sta muovendo connessioni, alleanze, relazioni, anche a tua insaputa ovviamente. Poi ti spiego, vediamo sul folle, l'8 di coppe, devi avere il coraggio di fare questo, di lasciare il conosciuto anche se ti ha nutrito per andare verso lo sconosciuto. Ok, adesso ti leggo tutto. Sul disgrazia e amore, qua abbiamo il diavolo, crollano le dipendenze affettive, dipendenze da sostanze, dipendenze emotive, le dipendenze. Regina di denari, wow, 9 di coppe, io ti vedo autonoma, cioè qua è come se apprendessi, avessi lavorato tanto sulle dipendenze emotive anche relazionali. È come se diventassi proprio regina del tuo regno. Ti vedo soddisfatta, ti vedo piena. E la conseguenza è che tu sarai felice autonomamente, puoi condividere la tua interezza. Molto forte, quasi non vuoi aprirti a nessuno. Però, aspetta, adesso ti dico, 4 di denari. Il 5 di denari, certo. Allora, dietro le quinte tue, qua c'è una connessione speciale che si sta formando o rafforzando. Il 2 di coppe parla di intesa, di partnership, di armonia emotiva. A livello pratico questo può indicare un incontro significativo, un accordo o una collaborazione che porta equilibrio. In amore c'è la possibilità di un legame sincero e paritario, cioè
di comprensione profonda. È il momento in cui il tuo cuore può aprirsi a un rapporto di qualità, ma bisogna riconoscere chi porta energia positiva nella tua vita. D'accordo? Ok. La rivelazione qua ti invita a lasciare indietro ciò che non serve più, l'otto di coppe. Situazioni emotive insoddisfacenti, stagnanti. Per esempio, sul piano pratico potresti allontanarti da un contesto lavorativo, potresti allontanarti da un contesto relazionale o sociale che non ti nutre più. Invece in amore, se qualcosa non funziona, la carta ti dice che il vero coraggio è separarti, anche se richiede fatica. È un passo verso la libertà emotiva, verso la leggerezza. Perché se lo fai c'è questo 2 di coppe nel destino sotto. Vedi un po' dove ti risuona, perché si apre diversi scenari, no? Siamo a migliaia, quindi io ti dico, poi tu l'applichi. Allora, il diavolo indica gli attaccamenti, le illusioni, le dinamiche tossiche e a livello concreto qua segnala che ci sono relazioni oppure situazioni dove il potere, il controllo oppure la paura di perdere qualcosa o qualcuno creano dei blocchi. Sul piano pratico ci possono essere delle gelosie oppure delle manipolazioni oppure delle relazioni che sembrano sicure ma imprigionano. Allora che succede? Questo è il momento di riconoscere ciò che ti lega negativamente e di liberarti senza colpevolizzarti. E che cosa succede? Mondiale. Il nuovo scenario è fantastico. Il 9 di coppie qua parla di soddisfazione emotiva, realizzazione concreta. Cioè, a livello pratico, se affronti la rottura di vecchi schemi o di legami tossici, potrai ottenere armonia, gratificazione, sicurezza. Anche nel lavoro, no? In amore invece indica dei momenti felici e appaganti per te, perché sono integri, sei integra o integro. In ambito pratico, lavorativo o altro, a livello pratico, ci sono delle ottime opportunità materiali e lavorative. Questa è la carta del desiderio che si realizza proprio a livello tangibile. È una grande stesa per te questa, eh? E il consiglio è chiaro qua. Attenzione a chi o a cosa trattieni con paura. Il 5 di denari qua parla di insicurezza materiale o di insicurezza emotiva, di sensazione di perdita. Cioè, a livello pratico, non trattenere relazioni, oppure non trattenere emozioni, oppure non trattenere risorse per timore di restare sola o senza sostegno. Non trattenere. Cioè, sciamanicamente parlando, devi imparare a fluire e a condividere, senza paura. Perché la vera sicurezza nasce dalla fiducia e sì, e dal legame con ciò che è autentico, mi spiego? Quindi, riassumendo a livello pratico per scendere ancora più nel dettaglio, a livello relazionale, attenzione ai legami che imprigionano, liberati da chi crea dinamiche di controllo o di gelosia, perché ci sono delle nuove connessioni sincere che ti portano gioia e armonia. Sul lavoro pratico, nella pratica e nel lavoro ci sono delle possibilità di partnership qua, di collaborazioni che ti sostengono. Lasciare progetti o situazioni stagnanti per te porterà dei risultati concreti. A livello proprio di cuore, di tuo benessere, qua vedo un equilibrio tra libertà e radicamento. Tra libertà e radicamento. Lascia andare il vecchio qua, lascia andare il vecchio, per fare spazio alla soddisfazione reale. Ok? Quindi, quello che stai quindi per scoprire sono dei nuovi incontri e dei legami sinceri, quindi tieni gli occhi aperti a connessioni autentiche qua. In amore e amicizia, e sia in amore che in amicizia cerca equilibrio e rispetto reciproco. Poi lascia andare ciò che non serve più, vecchie situazioni o relazioni o schemi emotivi stagnanti vanno completamente abbandonati. Il coraggio di separarsi porta libertà e leggerezza. Attenzione agli attaccamenti e alle illusioni.
Evita le dinamiche di controllo, di gelosia o di manipolazione. Riconosci ciò che ti imprigiona e liberati senza paura. Ci sono delle gratificazioni, delle realizzazioni in concreto qua. Chiudere con il vecchio qua ti apre una gioia reale, soddisfazione emotiva e materiale. Ricordati, non trattenere per paura, fluisci, condividiti, perché la sicurezza nasce dalla fiducia e non dal possesso. In breve, libera ciò che blocca, apriti a relazioni sincere e gratificanti e cammina con fiducia verso ciò che ti nutre davvero, perché quello che stai per scoprire è questo. Ok? Bellissimo, molto forte. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Allora, pensa ad altro. Questi risultati concreti tu li raggiungi facendo i tagli che ti ho detto. L'evento che ti arriva porta con sé primariamente questa cosa qui. Il coraggio di staccarti da situazioni che ti hanno nutrito ma che non ti nutrono più, perché il destino sta lavorando per te a livello relazionale, a livello lavorativo e professionale di realizzazione. Questo è ciò che devi fare per primo, ok? Più avanti il resto, che è questo. Adesso c'è un nuovo inizio, e te l'ho detto con quello che succede, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Cos'altro? Idee e progetti, vedi come si unisce il lavoro a relazioni qua. La creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Tu ti realizzi a livello pratico, lavorativo qua, finanziario, economico. Ecco, ciò che arriva però prima è questo evento che determina la necessità tua di cambiare gestione, cambiare approccio, abbandonare ciò che già ti ha nutrito, che non ti nutre più, e lanciarti verso la fede di questa rivelazione o di questa persona che porta in sé questa rivelazione. Non lo so, per ognuno di voi è diverso, però amore e lavoro si intrecciano, nel senso che l'amore per te stessa o per te stesso determina la creazione di risultati tangibili nella materia, sia dal punto di vista lavorativo e pratico, sia dal punto di vista relazionale. Ok? Wow, wow. Ragazze mie, ragazzi, praticate. La spiritualità è un empirismo radicale, quindi praticate l'arte sciamanica, yoga sciamanico, e vedete che come state già sperimentando migliaia di voi, la vostra vita diventerà un capolavoro. Va bene? Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!